Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, sono John Mira e oggi continuiamo con la rubrica di Guilty Pleasure, la rubrica dove consiglio dei filmacci però che possono divertire. E il film di oggi è Jupiter, titolo originale Jupiter Ascending, del 2015. Le registe di questo film sono soltanto le sorelle Wachowski. Non mi dilungo su chi sono, però hanno fatto un filmetto che si chiama Matrix nel 1999, ovvero hanno rivoluzionato il cinema. Ma purtroppo hanno avuto alti e bassi, e questo film è un basso, perché Jupiter è l'opera più semplice scritta dalle sorelle Wachowski. È veramente il loro film più basico. Faccio presente questo perché nel 2012 hanno diretto e scritto Cloud Atlas, un'opera davvero complicata. E quindi quando gli spettatori leggono dalle registe di Matrix e Cloud Atlas si aspettano un'opera forse un po' complicata, dove il cervello lavora parecchio. Invece Jupiter è un'opera semplicissima, il totale opposto. In questo film troviamo una ragazza che lavora in un'impresa di pulizie e scopre di essere una principessa intergalattica, e la ragazza con l'aiuto di un guerriero lupo dovranno salvare la Terra da un'antica minaccia. Il film è andato malissimo, gli spettatori secondo me si aspettavano tutt'altro. Sì, il film a tratti è spettacolare e intrattiene abbastanza bene, ma davvero è molto lineare, perché le sceneggiatrici sembrano essere andate di sottrazione rispetto al passato. Hanno detto facciamo una cosa basica e semplice, vediamo come va, una specie di risposta ai cosiddetti young adult di quel periodo. Puntiamo meno sulla sostanza e anche un po' di più sui sentimenti. Non che questo concetto di cinema sia sbagliato, un film in semplicità può anche emozionare, ma purtroppo le due persone dietro la telecamera avevano un bagaglio troppo pesante. Ma infatti non reputo questo film un'opera sbagliata, ma il pubblico voleva di più e il film diverte parecchio. Nella prima mezz'ora conosciamo vari personaggi e soprattutto i primi 10 minuti sono bellissimi. Conosciamo i genitori della protagonista in un'atmosfera quasi surreale e quella parte secondo me è narrata benissimo. E il film fa parte di quelle categorie dove il primo tempo ha tante cose piacevoli e mette tante basi, ma l'ultima parte, tutto il secondo tempo, questa cosa sfuma. Nella prima parte ridi, ci sono scene spettacolari e nel terzo atto il film diventa proprio lineare e a volte cacciarone e sembra che il film sia anche troppo corto. Viene messa tanta roba nel calderone e il film è come se venisse tagliato velocemente in sala montaggio a un certo punto e allo spettatore purtroppo rimane l'amaro in bocca. Inoltre sembra che l'opera abbia avuto problemi di budget, ovvero sembra che avevano un certo tipo di somma, ma durante le riprese questo gruzzoletto è sempre diventato di meno e così hanno dovuto tagliare. E il film è abbastanza dispendioso, effetti visivi, scenografie, costumi, tutto di buona fattura, ma come accennato il terzo atto taglia il respiro all'opera. Fracasso, velocità nel montaggio, tutto molto veloce. È più o meno lo stesso problema che abbiamo visto nella Mummia con Tom Cruise. Il film è una space opera e forse doveva essere l'inizio di una nuova saga ed è raccontata con i toni da fiaba in certi momenti. La principessa, il guerriero che la deve aiutare, la minaccia e poi anche qui sembra che il film è diventato un'opera autoconclusiva. Forse si volevano raccontare altre avventure con Mila Kunis e Channing Tatum. Per quanto riguarda il cast faccio presente che lei non funziona sempre molto bene. In alcuni momenti sembra fuori parte. Tatum è perfetto. Eddie Redmayne nel ruolo del cattivo in overacting. È un personaggio anche scritto non benissimo. E un sempre grande Sean Bean. Non vi dico se nel film muore o meno. E molto buona la colonna sonora di Michael Giacchino. Ma come detto si doveva dare di più allo spettatore. Volevamo di più. Ricordate di seguire Wikos su tutti i social, X, Facebook, YouTube, Instagram. Mettete mi piace al video, condividetelo e noi ci vediamo al prossimo episodio di Guilty Pleasure. Ciao!